Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video vi faccio vedere come ho attivato i webhook SmartThings. Non è stato facile, ma finalmente sono riuscito ad attivare i webhook di SmartThings per poter ricevere sul mio server di OpenHub gli eventi dei dispositivi che sono agganciati al mio account Samsung. Andiamo a vedere cosa ho fatto e come poi andrò ad integrarli in OpenHub. Andando a leggere sulla documentazione, quello che ho letto e che ho capito è che per attivare un webhook sui nostri dispositivi SmartThings siamo obbligati a creare un'applicazione che vive all'interno del cloud di SmartThings. In particolare quello che dobbiamo creare noi è una smart app di tipo webhook che fondamentalmente avrà un'interfaccia grafica, poi sarà praticamente inutile perché a noi interessa ricevere gli eventi in background, comunque avrà un'interfaccia grafica che permetterà la configurazione di quali dispositivi il nostro webhook dovrà gestire. Quindi a differenza di altri ambienti cloud dove normalmente si andava ad attivare l'opzione, chiamiamola così, webhook, si dava l'URL di ricezione del webhook e si diceva magari che tipo di eventi e quali dispositivi si volevano gestire, in questo caso invece appunto dobbiamo creare un'applicazione da installare nel nostro account SmartThings. Questa applicazione è un'applicazione particolare perché non viene eseguita all'interno dell'account SmartThings, ma il nostro account SmartThings, a fronte degli eventi che accetterà dall'utente che andrà a fare la configurazione, riceverà dei messaggi sul server di webhook che in base alle risposte che darà questo server permetterà la configurazione. È questo che un po' mi ha spiazzato, nel senso che io mi aspettavo un tipo di configurazione diversa e quindi ci ho messo un bel po' a capire questa logica. Tutto questo è spiegato in maniera più o meno semplice all'interno della documentazione di SmartThings, dove si parla appunto di smart app, ciclo di vita della smart app, il concetto di installed app, che è fondamentalmente la nostra applicazione una volta che almeno un utente l'ha installata sul dispositivo. In questo caso saremo noi stessi gli utenti di questa applicazione perché la potremo vedere solo noi nel nostro account Samsung e la potremo installare proprio solo per fare la configurazione di attivazione dei webhook. Poi abbiamo la configurazione, poi una volta fatto tutto il ciclo di installazione e configurazione avremo la possibilità di attivare le subscription, che sono i veri e propri eventi che noi vogliamo gestire. Le schedulazioni invece non ci interessano. Per creare la smart app bisogna utilizzare, come ci viene detto nella documentazione, il developer workspace. Ovviamente bisogna essere collegati col proprio account Samsung. Io adesso qua sono all'interno del mio developer workspace. C'è questo messaggio di warning che dice che è un po' deprecato il developer workspace, però per questo tipo di integrazione sembra che sia l'unica possibilità che abbiamo al momento. La cosa che dobbiamo fare quindi è creare il nostro progetto che poi osterà la nostra applicazione. Creiamo il nostro progetto, andiamo a dirgli che è un Automation for the SmartThings app, che ci serve appunto proprio per automatizzare determinate operazioni che vengono fatte a fronte degli eventi ricevuti dai dispositivi. Gli diamo un nome, io lo chiamo VH per Webhook OpenHub. Creiamo il progetto e a questo punto siamo all'interno del nostro progetto. Adesso dobbiamo registrare la nostra applicazione andando a inserire le informazioni che ci vengono richieste. Il tipo di architettura che osterà la nostra applicazione è un webhook endpoint, quindi fondamentalmente noi dovremo configurare un application server che risponda a delle chiamate post che arrivano dal cloud SmartThings in modo tale che possa ricevere gli eventi. Quindi clicchiamo webhook endpoint. Nel target URL andiamo ad inserire il nostro URL che appunto riceverà gli eventi, le notifiche. Ovviamente questa è tutta una parte che va sviluppata esternamente al cloud SmartThings e necessita di una configurazione di rete un po' particolare se si vuole raggiungere direttamente OpenHub, altrimenti si può fare una sorta di
proxy esterno che poi comunica in maniera sicura con il server di OpenHub, che normalmente è in una rete locale non aperta su internet. Io adesso qui inserisco l'URL di un mio server cloud configurato proprio per ricevere questi eventi. Vado avanti. Il display name lo metto uguale al nome dell'app, così come la description, tanto non mi interessa come si vede poi nell'app SmartThings, perché non è un'app che deve essere distribuita a un utente finale. I permessi dobbiamo andare a mettere quelli che ci servono per appunto interagire con i nostri dispositivi. Quindi sicuramente dobbiamo mettere il read su tutti i dispositivi. Il write e l'esecute non ci servono, perché quello che interessa a me tramite quest'app è quella di ricevere degli eventi dai dispositivi, quindi dobbiamo solo leggere determinate informazioni dai dispositivi. Proviamo a lasciare solo i device in lettura e vediamo se questo è sufficiente. Andiamo avanti, questo check non ci interessa e altri custom parameter per adesso non ci interessano. Salviamo. Ci dobbiamo salvare poi da qualche parte il client ID e il client secret, che ci permetteranno poi di interfacciarci con la nostra app e chiamare le API per effettuare operazioni. Una volta salvati, occhio che poi non si vedono più, quindi bisogna memorizzarli bene. Torniamo al nostro progetto. Arrivati a questo punto c'è una particolarità a cui stare attenti. Nel momento in cui si fa la registrazione dell'app, viene già effettuata una chiamata al nostro server di destinazione. Questo per confermare questo server, per far sì che appunto noi stiamo usando un server di cui ne abbiamo controllo. Cosa succede? Viene fatta una chiamata post al nostro server, si riceve un URL di conferma e il nostro server deve navigare tra virgolette, quindi con una chiamata a sua volta HTTP, deve navigare questo URL per confermare appunto la ricezione del messaggio. Questa cosa io la faccio tramite un software che vedremo in seguito, che permette appunto di gestire tutti i webhook e tutti gli eventi che arrivano da questa gestione della Smart App, e che metterò ovviamente a disposizione, e che permetterà anche di gestire gli eventi e girarli tramite MQTT verso OpenHub. Tutto questo è descritto nella sezione Life Cycles della documentazione. Infatti, come vedete, nel momento in cui la Smart App viene registrata, viene inviato un payload di questo genere tramite post all'URL di conferma, anzi all'URL di gestione che abbiamo definito noi, quindi il nostro application server. All'interno di questo pacchetto c'è un confirmation URL che il nostro server deve navigare e poi rispondere con il target URL. In questo modo SmartThings abilita e accetta il nostro server di destinazione. Se il vostro server non è in grado di rispondere a questa chiamata, la vostra Smart App non viene registrata e quindi si dovrà implementare questa cosa e poi ritentare la registrazione. Una volta effettuata la registrazione, quello che dobbiamo fare, cliccando sulla nostra applicazione, possiamo andare a vedere i dettagli, che sono quelli che abbiamo già visto, tra cui l'identificativo dell'app, che ci potrà servire poi per le chiamate API di eventuale subscription e configurazione, il client ID che ci siamo copiati prima e il client secret che non è più visibile e nel caso lo possiamo rigenerare. Lo step successivo è quello di installare l'applicazione nell'ambiente test, in modo tale che dalla nostra app SmartThings sul telefono la possiamo installare e configurare. Quindi facciamo il deploy su test, andata a buon fine. A questo punto la nostra app dovrebbe essere visibile all'interno dell'app SmartThings del nostro telefono. Ovviamente bisogna essere legati dall'account Samsung. Torniamo sulla documentazione del ciclo di vita della nostra app. Vediamo che dopo la confirmation, che è lo step che abbiamo fatto adesso, abbiamo gli step di configuration che si dividono in due parti. La parte di inizializzazione, cioè la prima volta che l'utente, quindi noi, andremo ad installare l'applicazione nella nostra app SmartThings. Dopo aver fatto l'inizializzazione e inviato
in risposta tutta una serie di parametri alla nostra Smart App, avremo poi la necessità di gestire anche la configuration di tipo page. Praticamente andremo a dire alla nostra Smart App che cosa vogliamo far configurare all'utente che l'ha installata. Nel nostro caso andremo a far decidere all'utente, quindi sempre a noi stessi, quali sono i dispositivi con cui vogliamo interagire tramite Webhook. Una volta fatto lo step di configurazione, l'app viene praticamente installata sul dispositivo, anzi sull'app SmartThings, e abbiamo quindi l'evento di install che arriva sul nostro server, con tutta una serie di informazioni che poi ci possono tornare utili, come l'installed app ID, che non è lo stesso app ID che abbiamo visto prima, perché questo mi identifica questa particolare istanza installata sul telefono di questa app. Il nostro server deve rispondere con un payload praticamente vuoto, giusto a far capire allo SmartThings Cloud che abbiamo ricevuto l'informazione. Poi ci sono altri eventi che si possono gestire, tipo l'update, cioè se l'utente cambia la configurazione, quindi noi dobbiamo essere pronti a riceverla e a rispondere sempre a SmartThings Cloud che l'abbiamo ricevuta. Poi abbiamo gli eventi che sono i veri e propri webhook, quindi questo lo vediamo successivamente, e a questo punto la nostra app è installata sul dispositivo e mi abilita appunto la ricezione dei payload event. Quindi adesso andiamo sul telefono e facciamo questa prova di installazione e configurazione, e poi vedremo probabilmente in un secondo video, perché questo sta diventando troppo lungo, qual è il software che ci permette di gestire tutti questi messaggi via HTTP. Allora adesso prendiamo il telefono, apriamo SmartThings, bisogna intanto andare su impostazioni e verificare di aver attivata la modalità sviluppatore qua in basso. Poi si va su routine, su scopri, e qui in fondo abbiamo la nostra applicazione VH OpenHub. Se per caso non la vedete, dovete chiudere SmartThings e riaprirlo, in modo tale che si aggiorni questa pagina. Nel momento in cui clicchiamo sulla nostra applicazione, vengono inviati quegli eventi di cui parlavamo prima. Quindi è stato mandato l'evento di configuration initialize e configuration page. Questa è la pagina di configurazione che il mio server ha detto al dispositivo, al mio telefono, di come configurarsi, e qua, come vedete, mi fa scegliere un po' i dispositivi che io voglio abilitare per gestire i webhook. Quindi io li scelgo tutti, quasi tutti, perché ne ho uno che non è mio. Nel momento in cui faccio fatto, vado a chiamare l'evento, consento qua, e vado a chiamare l'evento di install verso il mio server. Se il server risponde tutto ok, la mia applicazione in questo momento è configurata. A questo punto sull'app SmartThings non devo fare nulla e dovrei iniziare a ricevere gli eventi dei vari dispositivi. L'ultimo step che dobbiamo fare dopo aver gestito la configurazione della nostra applicazione è quello di gestire le subscription. Quindi dobbiamo dire al SmartThings Cloud quali sono i dispositivi di cui vogliamo ricevere gli eventi. Questa operazione si fa tramite chiamata API che dobbiamo fare noi dal nostro PC, passando dei parametri che ci sono arrivati in tutta la gestione degli eventi che abbiamo visto prima. A questo punto vi rimando al video successivo in cui completiamo questa configurazione, così vediamo come interagire con le API di SmartThings, e poi vediamo in dettaglio il software che metterò a disposizione per poter gestire tutto questo ciclo di vita dell'applicazione e la ricezione degli eventi e la trasformazione di questi eventi ricevuti tramite HTTP in messaggi MQTT facilmente integrabili in OpenHub o in altri sistemi di domotica. Per adesso vi ringrazio, siete arrivati fino al fondo di questo video, e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!